Ci sono barche che piacciono negli interni e altre che invece piacciono per il piano di coperta particolarmente comodo. Ci sono barche che piacciono per come prendono il mare e altre invece perché sono molto veloci. Poi ci sono delle barche che piacciono a tutto tondo e questa è una di quelle. Se oggi venite con me vi presento il Grand Soleil 52P, questa barca. Grand Soleil 52, modello 2024 del Cantiere del Pardo. Modello, come vedete, molto bello, una barca particolarmente bella, è una barca che è frutto di un lungo lavoro di progettazione. Dietro questa barca ci sono moltissime persone. Voi pensate che da una parte c'è Matteo Polli che fa tutta la parte ingegneristica della barca, è lui che crea le linee d'acqua, è lui che ha il compito di far camminare molto velocemente questa imbarcazione, che giustamente si chiama 52P, dove la P sta per performance. Dall'altra parte abbiamo uno degli studi di design più famosi al mondo, Nauta Design, che ha invece il compito di renderla bella, come la vedete adesso, di fare una barca bellissima, ma anche comodissima. Le due cose solitamente non vanno d'accordissimo tra di loro, e infatti in mezzo tra questi due personaggi così importanti abbiamo il team, l'ufficio tecnico del Cantiere del Pardo e il responsabile del prodotto, ovvero sia l'uomo che pensa la barca, l'uomo che ha l'intuizione della barca, che è Gigi Servidati, che è anche il presidente del cantiere. È lui che ha il compito di mediare tra chi deve pensare alle performance e chi invece deve pensare allo stile. Il risultato è questo qui, una barca stupenda, veramente molto bella, ma soprattutto una barca di altissima qualità. Ci sono barche che stanno a questo livello e barche che stanno a questo livello di qualità. Questa barca sta a questo livello e la scala è a livello mondiale. Il Cantiere del Pardo e soprattutto il Grand Soleil 52P è a un livello di qualità tra i più alti al mondo. Come lo vediamo? Che vi posso dire alcuni esempi. I serbatoi dell'acqua, invece di stare sotto i letti delle cabine di poppa, qui i serbatoi dell'acqua sono 4 in acciaio inox, tutti quanti a centro barca sotto la linea di galleggiamento, indipendenti tra di loro. Se ne rompe uno funzionano ancora gli altri 3. Serbatoi del gasolio, stessa cosa, cioè abbiamo uno a destra, uno a sinistra e al centro abbiamo un daily tank. A che cosa serve il daily tank? Un esempio: se io devo fare un lungo trasferimento vela e motore, la barca può camminare più sbandata perché io vado a pescare il gasolio a centro barca. Oppure che non so, le prese a mare, qui il problema mi si rompe la presa a mare, non esiste, perché loro usano delle prese a mare neozelandesi garantite a vita. Sono delle prese molto grandi, per cui vanno studiate a livello anche di progettazione, non le posso mettere dopo, lo devo studiare prima, ma mi levano un grande problema, un grande pericolo su un'imbarcazione. E come queste ci sono tantissime altre cose che alzano moltissimo il livello qualitativo della barca, oltre chiaramente alla sua struttura. Questa è una barca completamente strutturale, è una barca dove le paratie non solo sono laminate ma sono anche incollate allo scafo, perciò prima incollate e poi laminate su tutto il loro perimetro. La struttura è la stessa cosa, la struttura viene da prima incollata e poi laminata allo scafo, per cui una solidità totale dell'imbarcazione. Un ultimo esempio, la falchetta. Per voi questa falchetta è una falchetta, perciò è un bordo dello scafo che serve a far scorrere l'acqua. In cantiere questa è una delle strutture principali perché ha un disegno particolare che ha la funzione di non far torcere lo scafo quando scende da un'onda piuttosto alta, per cui quando la barca scende rimane molto compatta. Infatti se voi portate la barca, sia che ci sia onda o no, la sensazione di avere sotto i piedi una cosa veramente molto compatta e robusta è nettissima. Vediamo gli spazi. La tuga arriva appena a proravia dell'albero, per cui è una tuga abbastanza corta, infatti abbiamo un triangolo di prua grandissimo che va bene sia se voglio regatare ma anche se voglio prendere il sole mentre sto in navigazione.
All'estrema prua poi ho il pozzo delle catene, che a me piace particolarmente perché è un pozzo molto profondo, per cui non corro mai il rischio che la catena vada a incastrarsi sotto il verricello elettrico. Questo vuol dire che volendo la posso governare anche dal pozzetto, che per uno abituato ad andarsene in barca per conto suo è una cosa importante. A centro barca poi ho uno spazio sulla tuga, ho uno spazio molto ampio anche lì per rilassarmi, poi ho lo spray hood e tutto quello che riguarda pozzetto, che è un pozzetto grandissimo, perché voi considerate che la barca ha un vaglio di 5,15 metri, per cui è una barca molto larga e mantiene questa larghezza non al 100%, ma buona parte di questa larghezza anche nell'estrema poppa, per cui in zona pozzetto. Ma adesso direi di andare a incontrare Gigi Servitati, che come vi ho detto prima è l'uomo che ha ideato, ha sognato questa imbarcazione, come tutti i modelli del cantiere del Pardo prima di nascere. Gigi ha voluto fare un 52 piedi per rendere omaggio a un altro 52 piedi, alla barca disegnata per i cantieri del Pardo, all'epoca era Cantieri del Pardo, oggi è Cantiere, per i cantieri del Pardo nel 1987 da German Frère. Andiamo a conoscere Gigi Servitati. Gigi Servitati, la mente di queste barche, è lui, come abbiamo detto prima, che se le immagina e le porta avanti fino a questo punto, finché non vanno in acqua e entrano in produzione. Gigi, allora, cosa ci racconti di questa barca? Io già ho detto diverse cose sul serbatoi, su tante piccole cose che ho visto sull'imbarcazione. Volevo parlare con te proprio della carena. Che tipo di carena abbiamo qui? Ma sai, è una carena, noi abbiamo chiesto a Matteo comunque di mantenere sempre il DNA delle nostre barche, che sono le performance, quindi questa, appartenendo alla gamma performance, doveva rispettare le nostre richieste, che comunque poi avesse anche delle comodità, quindi di solito queste due cose sono un po' in contrapposizione e lì sta la bravura del progettista insieme poi a chi dovrà arredare queste barche nel trovare il giusto compromesso. Credo, dalle prove che abbiamo fatto e dai risultati che abbiamo avuto poi dalle varie polari di velocità della barca, che di essere riusciti ad ottenere un giusto compromesso. Sì, abbiamo visto anche stamattina la barca si è Stamattina comportata con poca aria, molto come hai bene. visto, la barca si muove molto bene. E poi Senti, ma che mi dici di questo spigolo, gomito, come lo vuoi chiamare, che ha disegnato Matteo così alto sullo scafo? Dai, è un elemento distintivo del nostro stile, quindi Ma è solo un elemento estetico, non ha nessuna funzione a livello... no, con questa altezza Non serve assolutamente, è un elemento estetico, non svolge funzioni no, da un punto di vista della navigazione. Benissimo. Bellissimi sono questi passavanti molto larghi. così larghi, questi sono veramente notevoli. Sì, è chiaro che tutto gira, come vedi, poi anche la fruibilità del pozzetto, si sale, si scende comodamente, viste le altezze sono molto contenute, la comodità delle manovre, perché rimane sempre poi il concept, che è quello che vogliamo che passi, dell'easy sailing, quindi una barca di queste dimensioni deve essere portata in equipaggio ridotto. Cioè 2 persone la possono portare? Uno bravo la porta anche da solo, come hai visto prima con la randa avvolgibile nel Boma, possiamo tirare su e giù la randa che 100 metri di tela. Veramente è notevole, questo strumento è veramente e poi notevole. Come puoi notare la sto portando, sono 8 nodi d'aria, andiamo a 7,2, 7,3, con 2 dita la barca la porti, sembra un grande derivone. Sì, sembra un grande derivone, è vero, molto bella. Anche queste panche così larghe sono molto belle. Ti devo fare però 2 appunti, Sì. uno di carattere tecnico e uno di carattere estetico, e tu non me ne volere. Allora, carattere tecnico, la zattera là sotto a me non mi convince, anche perché è ingabbiata con le... Tirarla fuori, insomma, non è proprio semplicissimo. Che mi dici? Perché l'avete messa? Cioè, non è da voi, non vi ho mai visto fare una cosa del genere. Sono d'accordo, è chiaro che noi non produciamo una barca in cantiere che non sia venduta, no? Quindi tutte hanno un proprietario che ovviamente ha delle richieste che vanno secondate. Questa è una richiesta dell'armatore, per cui la comodità di un tavolo per poterci pranzare in 10 e avere la zattera lì sotto, perché gliel'abbiamo tolta dalla posizione dove per noi è prevista, che è questa zona qua. Ah, che è messa qui. C'è un invaso, che mi sembra una cosa fatta bene. Poi sì.
È chiaro Certo. che chi vuole la può mettere dove vuole. Vabbè, però... mi sembrava strano, infatti era una cosa, mi suonava male, dico non è da Gigi una cosa del genere. vabbè. E l'altra invece dal punto di vista estetico sarà veramente carino, però a me il ponte in tech sintetico su una barca, attenzione, lo capisco su tutte le barche, ma su una barca di questo livello, una barca nobile, così mi sembra, non mi sembra che stoni alla fine. Allora, diciamo che negli anni l'utilizzo di questi ponti sintetici hanno avuto sopravvento sul tech essenza, no? Che rimane sempre, fa sempre la differenza, no? Perché l'altezza, il calore, l'estetica che ti trasmette è diversa. Però è chiaro che la funzionalità, l'assoluta mancanza di manutenzione del ponte sintetico negli anni vince sul fattore più... Però sei d'accordo con me che il tech vero è molto più caldo, è molto più bello, è molto più... Vuoi farmi dire una cosa che poi mi mette in difficoltà col fornitore, che è anche io un lo amico, so che ti piace è di anche più. un caro amico che ci asseconda sempre nelle nostre richieste un po' particolari. Dai, devo dirti che esteticamente il tech essenza è diverso, però diciamo la razionalità e la praticità oggi vince col tech sintetico. Va bene, perfetto. Il DNA di questa barca è sportivo, quindi è una barca che deve avere delle performance che di solito non vanno tanto d'accordo con le volumetrie. E noi questo esercizio è proprio una cosa che fa un po' la differenza, nel senso che siamo sempre molto attenti a dare comfort. E come vedi 3 cabine con 3 bagni, con questi letti matrimoniali, letti singoli, hai diverse Poi scelte. cabine molto grandi, sì, insomma. molto ampie. L'importante è tenere sempre sotto controllo il peso e l'altezza della barca, no? Quindi fare andare d'accordo tutto quello che c'è dentro con quello che poi chiude è sempre un esercizio difficile. Fortunatamente abbiamo un team ormai super rodato e questo è il risultato. E loro, lui ha parlato di peso, voi considerate che loro per arrivare a tenere la barca leggera fanno delle cose che sono insospettate. Guardate qua, questo sembra un pannello di legno, ma in effetti non lo è. Questo si chiama come? È una tecnologia Whisper, dove noi montiamo un telaietto in alluminio e poi usiamo questa finitura di pelle, finta pelle, per chiudere, e che il risultato, come vedi... Cioè voi pensate, questi pannelli così lunghi, così grandi, moltiplicati, poi alla fine quanto peso sono nella parte alta della barca. Levarli chiaramente è un bel vantaggio. Ma qui poi non c'è solo lo studio del peso, della performance, ho visto che c'è anche tanto studio per quello che riguarda la reazione, l'illuminazione. Sì, questo è un altro dei nostri plus. Le nostre barche per noi devono sempre avere aria, quindi quando sei sotto non devi andare in miniera. Devi anche sempre se avere... poi l'aria condizionata come in questo momento ti aiuta tantissimo. Però comunque quando apri tutto c'è sempre il circolo d'aria e gli armatori è una cosa che chiedono, è un piacere di avere questa luce, questo senso di, come dire, di libertà, di leggerezza, certo, anche in quello. Certo. No? Cosa leggerezza che ritrovo anche nei mobili poi, perché in questi mobili, soprattutto questi qui sospesi, con questo gioco di luce che poi esalta ancora di più questo fatto di essere... Sì, un altro elemento distintivo dello stile di questa barca è proprio questo studio anche dell'illuminotecnica, che noi ci teniamo a metterlo in evidenza perché ci lavoriamo tanto e fa la differenza. Gli armatori hanno piacere di vedere tutti questi effetti, soprattutto notturni, di vari ambienti che si illuminano, lucine soffuse, insomma. Sì, questo di notte deve essere una cosa molto, molto carina, molto suggestiva. E poi invece una cosa un pochino più tradizionale, sì, è la movimentazione del tavolo. Che diciamo è un coffee table, volendo, col pistone cambia l'altezza del tavolo, poi si apre per quando vuoi pranzare o cenare da 6-8 persone. E può diventare anche... Poi volendo diventa anche una dinette trasformabile per avere un ospite improvviso. Ulteriori posti letto. E un altro punto di tradizione che voi avete sempre voluto mantenere è il tavolo da carteggio. Questo è l'ufficio dell'armatore, ossia vuole sempre avere il suo angolino, no? E qua noi ci teniamo sempre a... E poi è un signor tavolo da carteggio. Sì, questo è comodo, ha tutta la sua strumentazione, cassetti, cassettini per la cassetta degli attrezzi di primo intervento, insomma. Noi ci teniamo a tenerlo sempre in evidenza. Ricapitolando, come layout, qui il layout è uno solo, abbiamo 3 cabine, potete avere o 2 cabine matrimoniali o una matrimoniale e 2 letti separati. Abbiamo 3 bagni, per cui ogni cabina ha il suo bagno. Di questi bagni, 2, questo qui e quello dell'armatore, hanno il box doccia separato,
mentre il bagno della cabina di sinistra non ce l'ha, c'ha sempre la doccia, ma ce l'ha integrata nel bagno. La cabina armatoriale è particolarmente grande ed è sinceramente sorprendente, perché questa barca, voi avrete notato, non è ricorsa come fanno un po' tutti agli spigoli, ai gomiti, a qualche trucco per allargare il volume di prua. La barca viene giù dritta. Nonostante questo, però, guardate voi che spazio che abbiamo nella cabina di prua. Ci tenevo a farti notare un altro dettaglio, che è l'albero in questa posizione, che ci permette di avere dei fiocchi un po' più grandi, e poi chiaro dentro va a impattare, no? Però come vedi infatti io so che questo è stato tema di discussione tra Nauta e Polli. Esatto, che poi invece come vedi è una barca a vela, l'albero si deve vedere, ed è anche bello averlo, è un e siamo momento di riusciti arredamento. ad ambientarlo perfettamente. Perfetto. Voi sapete, questa qui loro l'hanno fatta, se non mi sbaglio, sul 40 la prima volta, avete spostato l'albero indietro, e mi ricordo che c'era un bel attrito tra Matteo Polli e Nauta Design, perché Nauta Design chiaramente questo è uno spazio che vuole utilizzare, e non sapeva come andare a inserire questo albero che si staccava dalla paratia. Invece l'hanno fatto benissimo. Senti, a questo punto usciamo, andiamo a provare, andiamo a vedere come si comporta. Speriamo ci sia un po' più di aria. Seguitemi. Andiamo a provare, andiamo a vedere adesso che è rimasto un pochino di vento, se no poi rischiamo di rimanere in bonaccia. Voi purtroppo non avete il piacere di stare qui, ma vi assicuro che da qui è uno spettacolo. La barca è veramente uno spettacolo, è proprio bellissima. Questa fuga verso l'avanti con tantissimi spazi liberi, questi camminamenti laterali che sono larghissimi. Io non ho mai visto su una barca da crociera dei camminamenti così larghi, e questo sei stato te che li hai voluti così larghi. Sì, questi passaggi è stata una richiesta particolare, che comunque grazie al fatto di avere dei designer così allenati alle nostre richieste siamo riusciti ad avere questo risultato. Cioè che praticamente ha detto che dei design che hanno imparato a sopportarlo, insomma, perché deve essere una rottura di scatole di quelle veramente incredibili. Senti, prima di andare a vedere come va la barca, invece io ti volevo chiedere, io poco fa ho parlato con Francesco Spirito, che è il vostro direttore commerciale per l'estero, e lui è entusiasta. Mi ha raccontato numeri di vendita che sono interessanti, sentiamoli. Noi siamo molto contenti perché il 52 è un progetto molto importante per noi, perché va a completamento della gamma performance, e prima ancora di presentare la barca a Cannes abbiamo già avuto un ottimo riscontro commerciale, sia in termini di acquisizione di nuovi clienti sia in termini di fidelizzazione, perché le unità già vendute sono destinate per la maggior parte a nuovi clienti, mentre 2 unità sono già di armatori Grand Soleil. Un bel successo? Beh, direi, noi siamo contenti, anche perché sai, quando ogni progetto nuovo è sempre un debutto in tutti i sensi, per cui questo grande successo di vendita ci ha dato un grande ottimismo e ci dà una visibilità sul futuro importante. Senti, vediamo come va la barca. Mi ricapitoli i dati che abbiamo lì sotto l'albero? Sì, in questo momento abbiamo 4 nodi d'aria, 77 gradi e 4 nodi di velocità. Perciò tra poco il vento qui finisce. Purtroppo sì, comunque la barca sta... come vedi si muove, pur essendo un 15 metri senza problemi anche con le ariette. Abbiamo una randa da circa 100 metri, un cozziro da 160 metri, e poi in questo caso abbiamo armato un fiocchetto autovirante da 60 metri e c'è come optional il fiocco al 110 che sono circa 75 metri quadri. E abbiamo detto questa è la versione standard, sì. Voi avete 2 versioni, la standard sì. e la regata, sì. Ci dai le differenze tra le due? Allora, la differenza sta solo nell'accessoristica, nell'armo di coperta. Noi nell'elenco degli accessori abbiamo una voce che è attrezzatura race, che comprende tutta un'ottimizzazione del piano di coperta e delle appendici. Questo serve a dare alla barca un carattere più sportivo. E questa qui invece, che è una versione standard, però ha 2 accessori sì. della Race, che sono questo trasto. Esatto. Nella lista sempre degli accessori c'è la possibilità di comprare comunque tutti questi componenti del pacchetto Race a parte, singolarmente, e l'armatore può decidere di mettersi quello che vuole sulla barca. È chiaro che comprando un pacchetto completo ha un vantaggio economico, comprandoli a pezzi meno. Perfetto. Senti, io in questo momento, avendo così poco vento,
non riesco a fare tutto il giro di tutte le andature, per cui mi appello a te. Qual è l'andatura migliore per questa imbarcazione? Ma guarda, noi abbiamo avuto la fortuna di testarla nei giorni scorsi, dove l'abbiamo varata, che era a Puntala, anche condizioni abbastanza impegnative. Un giorno abbiamo preso del vento vero, c'era anche una bella onda sotto, per cui abbiamo avuto modo anche di lasciarla correre, e abbiamo capito che sull'onda cerca sempre di surfare. Abbiamo raggiunto velocità di punta a 14-15 nodi, quindi direi molto soddisfacenti. E poi ti dico, l'utilizzo è abbastanza all round, quindi dà un angolo di bolina buono fino a andare via alle andature portanti con una grande soddisfazione. Io non ho avuto le stesse possibilità che ha avuto lui, ma questa mattina, quando c'era un po' di vento di brezza sotto costa, l'ho provata, e la barca, vi dico, è veramente un grande piacere, perché tu la senti compatta, solida, sicura, con un timone morbidissimo, e come io lo sposto la barca mi risponde immediatamente, e soprattutto sente ogni refola, ogni variazione di vento la barca la sente subito, e questa è una cosa estremamente piacevole. E adesso invece parliamo del motore, perché anche la navigazione a motore è importante. Se devo fare un lungo trasferimento, che la barca cammini, è una cosa importante. Noi l'abbiamo provata sempre questa mattina. La barca monta uno Yanmar da 75 cavalli, abbiamo dato massimo gas e abbiamo raggiunto gli 8 nodi e 6. Poi l'abbiamo portato a 2500 giri, che è la velocità di crociera, e abbiamo raggiunto gli 8.1, quindi una buona velocità, una velocità non eccezionale, ma una buona velocità per fare dei lunghi tratti a motore. Sì. Direi buona, ma ti garantisco che in effetti la barca fa un nodo in più, quindi arriva tranquillamente a 9 nodi e mezzo e andare a 8,5 di crociera. Qui in questa zona c'è notoriamente c'è una corrente che stamattina ci siamo beccati, e c'è una corrente pesante, esatto, qui intorno. per cui sì. Insomma abbiamo avuto questo per nodo cui in meno. tu dici, io posso contare su una velocità massima di 9 nodi, Sì, e una 9 velocità nodi di e mezzo, crociera. abbiamo fatto che 9,5, e una velocità di crociera da 8 nodi e mezzo, 8,4, senza Perfetto, sforzare. però diventa veramente una bella velocità. Qui il vento ci sta proprio abbandonando completamente. Detto questo, visto che il vento se ne va e noi vi abbiamo detto un po' tutto quanto, non mi rimane altro che ringraziare Gigi Servidati per la sua consulenza e la sua compagnia, e ringraziare voi per l'attenzione che ci avete prestato, e vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.